Io sono Paolo Marini, curatore del Museo Egizio e coordinatore delle mostre itineranti. Ho studiato egittologia all'Università di Pisa, dove ho conseguito il titolo di dottore di ricerca. La possibilità di lavorare direttamente con gli oggetti e di poter unire la ricerca alla creatività, perché questo è il lavoro che ti dà la possibilità di dare sfogo a questa parte creativa. Una giornata tipica non esiste, ogni giornata è differente dalle altre, soprattutto per me che, occupandomi delle mostre itineranti, molto spesso mi trovo all'estero. Tuttavia qui in museo mi può capitare di passare magari intere giornate a rispondere a delle mail, oppure studiare in biblioteca o stare in sala e allestire una mostra. Ogni giorno è differente dall'altro. Io ho una formazione artistica e appartengo ad una generazione che ha sostenuto i primi esami di egittologia studiando i manuali di Sergio Donadoni, che è praticamente il padre dell'egittologia italiana. Per uno degli esami ho studiato l'arte egizia, un manuale di storia dell'arte che mi ha appassionato moltissimo proprio per l'aspetto filosofico trattato, ed è stato questo che mi ha fatto molto amare il personaggio, che poi tra l'altro ho avuto la possibilità anche di conoscere. Innanzitutto di non lasciarsi scoraggiare dai disfattisti, di impegnarsi moltissimo nello studio, nella preparazione, e guardando il proprio lavoro, mai rivolgendosi agli altri o guardando il lavoro degli altri, concentrarsi sul proprio lavoro, questa è la cosa più importante. Perché io ho avuto la possibilità di alloggiare in un albergo storico di Luxor, che si trova sulla riva ovest di Tebe, e la mia stanza si affacciava proprio sulla necropoli tebana, per cui quando sono arrivato la sera tardi e sono entrato in camera e ho aperto la finestra, ho trovato questo paesaggio fantastico che per anni avevo visto solo nei libri dell'università, e che invece quella sera me lo trovavo lì, insomma, a pochi metri. Senza alcun dubbio un grosso impacco di mummia, che poi ad un certo punto si è rivelato essere la mummia di un bambino, per cui nel momento in cui mi sono reso conto di questo ho avuto proprio una fortissima emozione, perché ho iniziato ad immaginare tutto il rituale, l'apprensione, la stessa emozione provata da chi ai tempi si era trovato a dover curare quel corpicino. Allora, una mia passione è il disegno. Io appartengo ad una famiglia praticamente di artisti e il disegno ha sempre fatto parte della mia vita, e la cosa molto bella è che sono riuscito a trasformare anche questa passione in realtà in un lavoro, perché molto spesso nello scavo mi occupo di disegno archeologico, anche molto spesso queste competenze vengono richieste dai miei colleghi per realizzare i disegni di articoli scientifici o di oggetti appunto trovati sugli scavi. Senza alcun dubbio l'insegnante. Ho avuto la possibilità di farlo per pochi mesi, proprio prima di arrivare al Museo Egizio, ed è stata un'esperienza edificante. Dunque, io ho scelto il modellino di sarcofago dell'architetto K. È un piccolo contenitore che al suo interno conservava un shanti, una di quelle statuette funerarie che dovevano aiutare il defunto nell'aldilà.
E l'ho scelto perché è un elemento molto particolare, la produzione di questi oggetti è attestata per un periodo abbastanza circoscritto, e per cui mi sembrava interessante appunto affrontare l'argomento.